Buonasera a tutti, eccoci ritrovati, finalmente si riparte. Io qui ho due mascherine, le faccio vedere perché me le metto tutte e due, perché quella celeste va messa sotto e quest'altra si mette sopra, perché quest'altra da sola non è sufficiente, quindi bisogna metterne due. Questi sono i primi video che stiamo iniziando a fare e quindi li facciamo mentre c'è il Covid, quindi tutti con la mascherina obbligatoria. Allora, ecco, dunque, eravamo rimasti con dei video da casa, eravamo rimasti con quegli ultimi video che avevo fatto da casa con il biliardo. Abbiamo lavorato tanto per questo nuovo progetto che parte in maniera un po' così, per ora siamo appassionati, siamo volontari che si parte con questo nuovo progetto. Questo nuovo progetto, cerco di spiegarvi un attimo in cosa consiste. Siamo per ora 4 personaggi, noi 4 fanno parte di una squadra che abbiamo intenzione di aumentare, quindi sicuramente chiunque poi strada facendo avrà voglia di fare, c'è posto per tutti. Io sono la figura, diciamo, dell'insegnante, dell'istruttore, mi verrebbe da dire del maestro, anche se il maestro io ce l'ho, è il biliardo il nostro maestro, è il biliardo il mio maestro, quindi il biliardo è il maestro. Io mi impegnerò a fare maestro, istruttore, insomma questa, diciamo, figura, e mi conoscete già tutti, grazie a tutti i video che ho fatto in passato. Gli altri 3 c'è l'allievo ideale, che ora dopo ve lo presenterò, si chiama Tex, è un nome, è un allievo ideale perché rappresenta un po' tutti voi che siete a casa. Lui è una seconda categoria, quindi anche un valore medio, e è un amicone e ci accompagnerà. Lui sarà la persona che farà da tramite per voi, qualunque domanda mi volete fare. L'allievo ideale è Tex e dopo ve lo presenterò. Poi abbiamo Johnny, che è il regista, il tecnico, il cameraman, quello che praticamente non si vedrà mai, ma è quello che lavora più di tutti. E poi abbiamo per ora il fantasma, che ancora voi non lo vedrete, ma è sempre con noi, anche in questo momento ci siamo chiamati, sta pensando a noi e ci dà una grossa mano su tutto perché è un talento naturale, sia nel biliardo giocato, sia nel biliardo come il biliardo che parla, c'è delle caratteristiche che io le ho viste poche volte nella vita in un uomo. Quindi siamo questi 4 si parte con questa nuova avventura. Questa nuova avventura porterà sempre avanti 2 aspetti. Il primo aspetto è il biliardo che parla. Il secondo aspetto è il biliardo che giocato, insegnato. Quindi, qui dietro a me vedete abbiamo un paio di lavagne per ora cercheremo di fare, qui abbiamo finalmente il biliardo. Intanto, voi non lo vedete, ma intanto l'allievo ideale, Tex, mentre parlo, prendi già le biglie lì nell'armadietto, quelle lì che hanno, quelle nuove, le vedi, sono quelle nuove. E quindi avremo le biglie, mettile già sul biliardo, mettici anche almeno i 5 birilli, diciamo, dell'italiano. Ci siamo dimenticati di metterli all'inizio, ma ora c'è tutto. Abbiamo dei fili, abbiamo tutta una serie di cose che serviranno per portare avanti queste lezioni. Quindi queste 2 lavagne, io in futuro cercherò di fare così. In questa lavagna qui, anche se ora non importa che Johnny la ingrandisca, perché dopo tanto ci leggeremo insieme, in questa lavagna qui c'è la parte del biliardo che parla, nell'altra invece ci sarà la parte dei tiri, del biliardo, diciamo, insegnato. Qui abbiamo 2 stecche, la mia e quella di Tex, l'allievo ideale, e ve lo presento. Vieni Tex. Lui l'abbiamo vestito con la polo del Pisa, tutto sponsorizzato. Salve a tutti. E lui è Tex, l'allievo ideale, seconda categoria. Abbiamo parlato, dunque gli ho detto: cosa preferiresti, fare delle lezioni, lui voleva fare un po' di scuola, fare delle lezioni, diciamo, private che ti faccio spendere 3 o 4 volte di più
rispetto alla tariffa normale di una lezione, quindi quanto mi sarebbe costato, però segrete come piacciono a tutti, cioè perché tantissimi giocatori preferiscono andare a fare delle lezioni segrete spendendo però il doppio o il triplo, perché devono essere segrete chiaramente, quindi bisogna pagare di più, piuttosto che delle lezioni dove invece qualcuno ti vede che sei stato a lezione, perché invece no, con lui abbiamo fatto un'altra scelta, ha detto si fa così, te le faccio gratis, però ti facciamo vedere da tutti. Quindi l'esatto contrario delle lezioni segrete che costano di più. E lui ha accettato e ora eccolo qui con noi. Quindi prendi intanto la tua stecca. Oggi lui ha un FB, una Matteo Gualemi dell'FB. Io ho sempre la stessa, che è una mia di Antonello Cittadino, è la mia stecca che ci gioco. Ma lui ne cambierà tantissime stecche nell'arco dell'insegnamento. Allora, te Gigi noi stiamo facendo una lezione dove questa lezione viene filmata dal tecnico, da Johnny, e andiamo avanti con queste lezioni, andiamo avanti dove lui fa lezione tranquillamente. Strada facendo però lui sarà il vostro rappresentante, cioè qualunque domanda voi volete fare, la farete, vi sarà detto come fare, passando insomma dal sito, però le farete tutte a lui e lui sarà per voi la persona che mi fa le domande a me, qualunque domanda vi viene in mente. Allora iniziamo a parlare del biliardo che parla. Quindi oggi facciamo due. Il primo è introduzione sul biliardo che parla, il secondo è invece andremo a vedere con degli esercizi l'impostazione biliardistica e le caratteristiche che te hai. Iniziamo con il biliardo che parla. Te cosa ne pensi del biliardo che parla? Innanzitutto voglio sapere come faccio a capire io che il biliardo mi sta parlando con me. Ecco, giustamente questa è la domanda che fa Tex, è molto interessante. Dice come faccio? Perché il biliardo effettivamente è un mobile, quindi è come se lui tornasse a casa e gli dicesse alla moglie Teresa, io sto parlando con il comodino, oppure sto parlando con il canterale che la mattina mi alzo e mi dice delle cose. È chiaro che lei subito gli prenota una visita dal medico e lui si ritroverebbe a non giocare più. Quindi non stiamo parlando del biliardo che parla nel senso del mobile, il biliardo che parla, ma il biliardo. Cosa vuol dire il biliardo? Facciamo degli esempi. Io qui ho scritto qualcosa, Tex ascolta bene, Quindi Johnny, ora devi anche un pochino venirmi vicino. Partiamo da qui. Posso leggere? Allora, purtroppo molti giocatori invecchiano, ma non crescono mai, restano bloccati in una perpetua infanzia biliardistica con pannolini e scarpine di lana. Questa è una situazione dove io stesso ci sono stato per una trentina d'anni. Ora non è che non ci sono, mi sono un pochino mosso, ho ascoltato un po' il biliardo, sono andato un pochino più avanti, ma non è che mi sono mosso di tanto, però mi sono mosso. Ma lì ci sono stato per 30 anni. Chi è in questa situazione? In questa situazione, Tex, ci sei, per esempio, te. Quando vai a giocare la gara e per esempio perdi, come spesso ti succede, giocando magari male, tutte le volte torni a casa e non vuoi andare più a giocare. Nei primi giorni, basta, smetto, non gioco più. Paolo, cancellami dalle prossime gare. E chi lo conosce sa che lui fa così. Lui non trova scuse, però fa sempre questo. E questo tutte le volte è questa storia. Se invece gioca bene, allora, anche se perde, non smette. Però ecco, questa è una situazione sua. Faccio un altro esempio che magari non sei te. Ci sono alcuni che tornano a casa e devono dire che magari hanno la sala biliardi, no? Quindi dice io come facevo con tutti gli impegni, con tutti i pensieri che ho nella sala biliardi. Ci sono alcuni che quando tornano, cioè devono per forza trovare delle scuse, delle scusanti, che non sono bugie, bada bene, sono verità, Ci sono alcuni che tornano a casa e devono per forza raccontare questa partita ogni volta, sempre. Allora, sai cosa mi è successo ieri? Perché quello gli domanda, cosa hai fatto? Dice, ho
ho perso, ma detto con la bocca un pochino a bassa voce, no, ho perso, ma non sai come ho perso. E comincia tutta la storia. Alcuni con bugie grosse proprio inventate, altri no, altri con delle verità che sono successe. Resta il fatto che siamo tutti fermi a questo punto. Pannolini e scarpine di lana. Il motivo è che non, mettiamoci, ci sono anch'io, quindi non siamo mai voluti crescere. E un altro motivo, perché questa parola crescere è fondamentale, perché noi dobbiamo iniziare a metterla al posto di vincere. Cosa hai fatto? Quando ti domanda uno il giorno dopo, te gli dovresti dire, sono cresciuto o non sono cresciuto? No, lui ti guarda, ti direbbe, cosa vuol dire? Se vuoi te lo spiego. Quindi crescere al posto di vincere, ricordiamocelo, Bilardo mi ha detto che al posto di vincere ci dovevo mettere la parola crescere, e anche che da soli non ce l'hanno, ma non ce l'abbiamo fatta, perché se dopo 30 anni io sono arrivato alla conclusione che da solo non sono riuscito a cambiare mai determinate cose, vuol dire che io non ce l'ho fatta da solo. Se ho iniziato a fare qualcosa devo ringraziare il Bilardo che me l'ha detto. Quindi il Bilardo parla e cosa dice? Dice la crescita biliardistica non è automatica, perché se era automatica bastava giocare molti anni si migliorano i tiri, si migliorano i conteggi, si migliora tutto, ma il carattere, fate caso alle persone che noi stessi, rimane sempre quello se il biliardo non inizia se il biliardo parla, ma se noi non iniziamo ad ascoltare. Quindi il biliardo parla, cosa dice? Dice la crescita non è automatica. Perché non è automatica? C'è una freccia che va in su. Perché il nostro ruolo qui è costruire, dillo. Costruire. Cosa? La pratica. Quindi costruire la pratica. Per imparare. Fermo. Per imparare. Quindi per imparare, cos'è che bisogna essere? Essere disimparati. Perché se non sei disimparato prima, non puoi imparare niente. Se sai già tutto, cosa vuoi imparare? Quindi imparare, essere disimparati, ad ascoltare il biliardo. Leggi tutto? Costruire la pratica per imparare, essere disimparati. Bravo. Ad ascoltare il biliardo. Quindi per iniziare, cos'è che devi fare? Cos'è che dobbiamo fare? Voler crescere, punto. Decidere di crescere, perché un conto è volere e un conto è decidere. Sforzarci noi di crescere e persistere nella crescita. L'ascolto da soli non ci si fa, ritorniamo al punto principale. Bisogna capire questo, da soli non ce la facciamo. Quando il biliardo inizia a parlare, da cosa si capisce? Da cosa lo capisci? Qualcosa deve succedere. 1. Inizieremo ad agire in modi nuovi, non sempre gli stessi. Quello torna a casa e dice sempre le stesse cose, che ha perso per colpa del biliardo non andava, quell'altro, l'arbitro gli ha fatto fare lo scivolone, quell'altro, tante scuse che magari, ripeto, sono cose che sono successe realmente. Inizieremo ad agire in modi nuovi. Avremo bisogno di abbandonare, perché io non posso dire avrai, non lo posso leggere per come l'ho scritto, perché avrai sembra che io non ho. No, invece io sono il primo che è passato dalla situazione dell'infanzia. Avremo bisogno di abbandonare certi vecchi schemi e lo faremo. Certi vecchi schemi, cose che te e io abbiamo nella testa, le dobbiamo abbandonare. Svilupperemo nuove abitudini. Questa è bella, Cambieremo modo di pensare, perché se noi continuiamo sempre a pensare io, l'impostazione l'altra volta da casa, io dissi, bisogna togliti Michele, togliti di mezzo, fai parlare il biliardo. Cambieremo modo di pensare. Questo è un inizio, perché ci sarà tante di quelle cose da dire sul biliardo che parla, però a te
questo, quando ora si finisce, ci fai una bella foto col cellulare, a questo intanto che abbiamo scritto, e te lo tieni da parte. E quando vai a giocare la prima gara, la seconda che farai, mi devi mandare un messaggio il giorno dopo. A me non mi interessa sapere se hai vinto o se hai perso. Se me lo vuoi dire mi fa piacere, io sono il tuo istruttore, mi fa piacere, ma non mi interessa se hai vinto o se hai perso. A me mi interessa che tu mi dica cosa è successo, cosa il biliardo ti ha detto, su quali punti devi iniziare a crescere, cosa è che devi cambiare, come devi iniziare a agire in modi nuovi, quali sono i modi nuovi, cosa devi abbandonare di vecchi schemi che li dovrai sostituire con altri, quali sono le nuove abitudini che devi sviluppare, come devi pensare in un modo nuovo. E poi mi dici, e poi ho perso alla prima, però sono contento. Perché ho iniziato una cosa che prima non facevo mai, perché questo. Quindi basta per ora il biliardo che parla, andiamo avanti sull'impostazione. Eccoci. Dunque, noi stavamo parlando dell'impostazione, fra l'altro per questo tipo di impostazione abbiamo dovuto fare un lavoro strano che il nostro grande tecnico Johnny è riuscito a fare, cioè abbiamo dovuto spostarci con l'inquadratura e che la vedrete sicuramente che è cambiata, perché ora siamo qui, prima eravamo sul biliardo che parla, ora siamo qui e ci siamo girati, ci sarà stato forse un piccolo tagliettino, perché poi bisogna anche considerare Tex, noi stiamo facendo una cosa nuova, innovativa, dovete apprezzare il nostro impegno, poi sicuramente man mano che andremo avanti delle puntate miglioreremo. Ora però te non pensare che sei un attore che tutti ti stanno guardando, perché se no ti emozionerai, sei un allievo e sei a scuola. Vabbè. Stai facendo la scuola e parliamo dell'impostazione. Allora io ti dico, dunque, se noi guardiamo i 100 giocatori più forti di biliardo di tutti i tempi, pensaci, fammi qualche nome per tuo gusto, 5 nomi, dimmi 5 nomi. Nocerino, Zito. Nocerino, Zito. Gomez. Cifalà. Torregiani, basta. Lo so che ne sapresti tanti, ma 5. Invece noi ne prendiamo 100, prendiamo anche Lotti, prendiamo Coppo, prendiamo anche quelli che non ci sono più, prendiamo Bombardi. Ecco, io ti dico questo, ci hai fatto caso che tutti e 100 questi giocatori sono tutti, alcuni erano impostati in modi diversi. Se te li guardi e ti faccio vedere un video e vedi mentre tirano, sono tutti impostati in un modo diverso. Ci hai fatto caso? Chi è largo, chi è stretto, chi è più alto, chi è più basso, chi ha le gambe più strette, chi ce l'ha più... Allora io ti domando, ma se te invece compri un libro, che ce ne sono tanti in giro, no? Prendi un libro, lo compri, nelle prime pagine di questo libro troverai un'impostazione da attuare. certo. Allora, se c'è un'impostazione da attuare che subito c'è scritto nel libro, come mai, ti faccio questa domanda, come mai tutti i giocatori più forti, io ho preso quelli più forti perché io ti potevo anche dire che tutti i giocatori di biliardo a tutti i livelli siamo tutti diversi, ma io ti ho preso i 100 giocatori più forti, come mai? Vuol dire che il libro è sbagliato. Va bene, giustamente quello che ha detto Tex era la risposta più ovvia a quello che hai detto io, ma io non intendevo questo, non intendevo che chi ha scritto i libri ha sbagliato, io intendevo un'altra cosa, intendevo questi 100 giocatori, i più forti di tutti i tempi, convieni con me che sono tutti naturali, se no non potevano diventare campioni. Direi. Invece un'impostazione scritta su un libro non è detto che ti fa essere naturale, perché già se te vai dietro a un'impostazione scritta, non è detto, può darsi che tu perda questa naturalezza, che io credo sia la cosa più importante invece che devi avere nel gioco del biliardo, perché a giocare a biliardo, per crescere, già ci sono tante fatiche, bisogna che tu ti diverta a giocare e ti devi divertire non solo quando vinci, ma anche quando perdi, che è difficile. Se oltretutto ci stai anche scomodo,
Come fai a divertirti? Quindi, io ora ho intenzione di fare una cosa con te. Voglio che tu ti imposti in maniera naturale, cioè come... Vuoi mettere un po' di gesso anche te? Grazie. Come ti pare? Te ti imposti come vuoi. Andiamo però a vedere con degli esercizi che ora Johnny li inquadrerà. Andiamo a vedere, ecco, cosa succede. Andiamo a vedere con la tua impostazione naturale che tipo di caratteristiche hai. A quel punto, se c'è qualcosa che va cambiato nell'impostazione, noi la cambieremo, ma se no, meglio non cambiare niente. Perché io ti dovrei cambiare un'impostazione che ti snaturalizzo, quando i 100 giocatori più forti di tutti i tempi sono tutti impostati, uno diverso da quell'altro, e sono tutti naturali, stavano bene sul biliardo, si erano innamorati del biliardo, per forza vuol dire che stavano bene. Allora, che tipo di esercizi andiamo a fare per vedere? Allora, oggi ci concentreremo sul mandare via una biglia senza effetto, non con l'effetto, senza effetto, perché te pensi di mandare via la biglia sempre senza effetto, ma spesso glielo dai e non te ne accorgi. Mandare via una biglia dritta, non solo senza effetto, ma anche dritta verso una direzione, senza effetto, te ti devi concentrare su questo. Johnny, grande tecnico, per favore inquadrami questo, il numero 1. Cercheremo di fare 1, 2, 3 e 4, se ce la facciamo col tempo, speriamo. Tex, se la levo ideale, però bisogna che tu vada un po' più svelto, Ora no, scusa, ora mentre faccio l'esercizio. Devo vedere io intanto. Aspetta, per ora sono io che vado lento. Allora, il primo tiro, eccolo qui. Tex tirerà la rossa verso la bianca, deve tirare senza effetto in avanti 3 volte. E queste 3 volte lui tirerà senza effetto, cercando di prendere un rimpallo con un grande seguito. Andiamo a vedere cosa succede. Il primo tiro tiri la bianca sulla gialla. Guardiamo se sono... Aspetta, dammi tempo a me di venire davanti a vedere l'impostazione. Te non mi guardare, concentrati. Aspetta, perché può andare, lui può tirare. Allora, cerca di tirare senza effetto, forte, perché certe caratteristiche vengano fuori quando si tira forte. Senza effetto, forte, di grande seguito, cercando di prendere un rimpallo. E non rimani sulla posizione dopo aver tirato, non le tocchiamo le biglie. Vai! La bianca sulla gialla. Ecco l'impostazione di Tex, guarda com'è bello. Eccolo, ferma lavori. Con questa stecca Tex va molto bene. Però proviamo ancora. Ecco, quello che ha fatto ora Tex alla prima non è molto semplice da fare. Lui l'ha fatto, ma insomma. Riproviamo. Chiaramente non avevi molto seguito, La biglia non stava, io l'ho visto, te no perché eri concentrato da prendere il rimpallo, ma deve seguitare in alto, sopra, in testa. Aspetta, questa è l'impostazione, io intanto la sto guardando, quando vuoi puoi tirare. Eccolo, lascia stare tutto. Eccoci. Cosa è successo in questo tiro? È successo allora che Tex, l'allievo ideale, si è alzato un po' troppo presto, era già in piedi a controllare il tiro. Quando il tiro lo controlliamo, ora è chiaro, se la biglia passa sotto a noi bisogna alzarsi, fermo, non tocca niente, ti vedo. Ma lui era già in piedi, cioè il tiro noi non lo dobbiamo osservare da in piedi, perché vuol dire spesso ci siamo alzati troppo presto. Lui ora ha colpito la biglia avversaria leggermente a destra, ma, cosa importante, la sua biglia è venuta qui e ha proseguito per la sua strada, non c'erano effetti indesiderati, c'era soltanto l'avevi soltanto smezzata a destra. Riproviamo il terzo tiro. Forte, uguale, in testa, un bel seguito.
Aspetta, a tirare, voglio vedere se l'impostazione è sempre la stessa. Ecco l'allievo ideale, guardate gli occhi dell'allievo ideale, aspetta a tirare, voglio che li vedano. Guardateli e quando vuoi puoi tirare. Anche ora hai preso il rimpallo, sei stato bravo perché su 3 l'hai presi 2. Ma la biglia che hai tirato non seguitava, cioè il rimpallo l'hai preso. Inquadrami il dito, il rimpallo lui l'ha preso qui, se lui avesse seguitato l'avrebbe preso qui. Allora le cose che emergono le caratteristiche che emergono sono: Tex ha tirato senza effetto, è stato bravo, io ho visto i cerchietti, l'effetto non voluto non c'era. È andato a destra quando ha sbagliato, che l'ha colpita a destra. 2 volte ha rimpallato, è stato bravissimo. È difficile rimpallare su questo tiro, infatti lo facciamo apposta perché vengano fuori delle caratteristiche. A lui gli è venuto fuori un paio di caratteristiche che noi ce le teniamo da parte, faremo altri test. La prima caratteristica è che lui è andato a destra quando ha fatto l'errore, che quando ha rimpallato è andato dritto. La seconda caratteristica è che lui per 3 volte consecutive non ha seguitato, nonostante io continuassi a dirgli seguita, non mi può dire non me l'avevi detto. Quindi vuol dire che lui, quando entra con la stecca nella biglia, scende, perché lui lo vede che vuole colpire in testa. Tex è una seconda categoria, sa giocare, quindi vuol dire che quando scarica è sceso. Allora se lui è sceso per 3 volte consecutive e il rimpallo non l'ha preso di grande seguito, sicuramente, confermami o no se dico una bischerata, lui quando tirerà un tiro di seguito, quando tirerà uno spaccio dove con la nostra bisogna andare avanti, quando tirerà uno spaccio difficile dove la nostra deve andare avanti, lui sicuramente si troverà in difficoltà. È vero o non è vero? È vero, e l'abbiamo visto da questo tiro. Se qualcuno invece esagera il seguito, vuol dire che quando scarica va troppo in alto e può darsi che abbia il problema contrario, cioè che quando li vuole dare sotto invece li dà in alto. Però questo era soltanto un primo, tanto se abbiamo le mascherine si può passare vicini, non ci tocchiamo però. Allora, eccoci, grande tecnico, Johnny. Numero 1 l'abbiamo fatto. Andiamo al numero 2. Il numero 2 è diverso. C'è una biglia centrale e questa sono le biglie che tirerà Tex. Deve passare accanto a canto senza colpire la biglia più vicino possibile. Quindi mettiti qui, ti dà noia la lavagna per tirare, Tex. Cerca di metterti così, aspetta, dove ti cade la stecca, il punto esatto dove ti cade la stecca, quando dopo lo tirerai dall'altra parte, deve essere nello stesso punto. Quindi tira forte, senza effetto, tolgo il pallino, tira forte, senza effetto, prendo i birilli perché mi servono a me. Cerca di passarci vicino senza prenderla, ma devi dirmi, te a me, devi dirmi a quanto ci sei passato, perché io lo vedo, ma me lo devi dire. Quando vuoi tira, senza effetto, forte. A quanto ci sei passato? Mezzo centimetro. Mezzo centimetro. Ci hai fatto caso cosa è successo ora? Con questa piccola truffa che io ti ho fatto, ti ho tenuto concentrato su guardare una cosa che è dopo il tiro, te non ti sei alzato. Hai dovuto aspettare che arrivassi lì di vedere a quanto ci passavi per dirmelo a me. Dopodiché ti sei alzato, ma lì puoi fare quello che vuoi quando hai aspettato il tiro e l'hai guardato dalla posizione del tiro. Puoi muoverti quanto vuoi, è mentre si tira che non ci si deve muovere mai, bisogna stare fermi. Grazie a questo sistema, cioè di guardare una cosa che accade dopo il tiro, sei stato fermo sul tiro. A quanto sei passato? Mezzo centimetro. Riproviamo.
Secondo tentativo, rimettila, cerca di passare più vicino, rimettila nello stesso punto e tira lo stesso tiro. E da casa dovete fare lo stesso, Questa volta è facile, non ci sono le scusanti dell'altra volta, il video che non si vedeva, ora c'è anche il biliardo. Io ti vedo, Guardate gli occhi di te. Ecco, così non vale, ci sei passato troppo vicino. Cerca di passarci vicino, ma non troppo. Questo non glielo calcoliamo, andiamo sul secondo tentativo. Secondo tentativo. Andiamo veloci perché qui purtroppo... Eccolo, secondo tentativo. A quanto? Uguale, mezzo centimetro. Mezzo centimetro, allora facciamolo di qua. Vai. Proviamo un paio di tentativi, mettiti nella stessa posizione. Da casa dovete essere un pochino pazienti e che questa puntata sarà un po' più lunghetta del solito, ma d'altra parte sono importanti questi test. Quanto? Centimetro, fino più di mezzo centimetro. Riprova. È talmente veloce. Sì. Concentrati, guarda bene, mira. Sono passato un po' più vicino. Ci sei passato un po' più vicino. Allora, avete visto una cosa importante. Anche, ripeto, anche se purtroppo ci stiamo dilungando, ma sono necessarie queste spiegazioni. Allora, cos'è che ha fatto Tex? Io gli ho fatto fare tanti discorsi, ma soltanto per portarlo fuori con la testa, farli guardare lì, guardare lì, guardare. Il mio obiettivo soltanto era quello che lui sta tirando un tiro. Praticamente è come se questa biglia non ci fosse, perché non la deve toccare, ma è concentrato a passarci vicino, mi deve dire a quanto. Lui ha tirato 4 volte, doveva fare 4 volte dei percorsi identici. Ha fatto 4 percorsi tutti diversi. Il primo dalla parte destra addirittura ha battuto qua, quindi vuol dire che per forza gli ha dato l'effetto a destra, perché troppo, no? Passando sempre dallo stesso punto. Ha fatto 4 percorsi tutti diversi l'uno dall'altro. In realtà questi percorsi dovevano essere identici, dovevano essere gli stessi. Quindi, Tex, ascolta, siccome dobbiamo fare altri esercizi, ma non vogliamo dilungarci troppo, perché abbiamo stabilito che queste puntate devono essere intorno a 35-40 minuti e noi ce la faremo. Per ora ricordati i primi 2 test che hai fatto. Johnny, inquadrami qui, l'1 e il 2. La prossima volta faremo anche gli altri. Nell'1 è stato bravo, ha impallato, però non ha dato seguito, non è stato abbastanza alto, è sceso quando ha colpito e quando l'ha smezzata a destra. Il 2 invece deve migliorare tanto, perché una biglia che parte da un punto fisso e passa vicinissima a un'altra che è in un punto fisso, siamo tutti d'accordo che deve fare un percorso e questo percorso deve essere sempre più o meno lo stesso. Lui ha tirato 4 volte, sono venuti fuori 4 percorsi diversi che poi ce li riguarderemo nel video che verrà fuori. Allora, Tex, per ora ci fermiamo qui perché se no diventa troppo lunga. Vieni qui vicino a me, vieni. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti questo tipo di insegnamento nel tempo, facendo dei video che praticamente è una scuola di biliardo che però ve la facciamo vedere a tutti. Avremo un sito internet che il nostro tecnico Johnny a breve avrete tutti i dettagli, dove potrete parlare attraverso Tex a me e lui mi farà tutte le domande che insomma del caso. Se qualche volta si farà un pochino più lunghina va bene lo stesso, però ecco, non deve diventare troppo. Non ti faccio fare altri test perché devi ragionare su questi 2 che hai fatto. La prossima volta se ne fanno altri, poi ne faremo altri sull'effetto e faremo un percorso che tutti lo condivideremo con gli altri. Per ora ricordati,
la tua impostazione, sei bello dritto, io ti ho visto, ma quando tiri senza effetto sei andato leggermente a destra quando volevi prendere la biglia piena sul rimpallo e non hai fatto 4 percorsi ideali, quindi vuol dire che senza effetto non hai non hai tirato, nelle 4 volte hai tirato 4 steccate diverse, quindi devi continuare a fare gli esercizi su questi 2 teste. La prossima volta ne faremo altri 2 importanti, che sono il 3 e il 4, però ora non li possiamo fare perché sennò diventa troppo lunga. Tex, com'è andata questa prima Abbastanza bene. lezione? Bene. Sei contento? Ora ci faremo degli esercizi sopra e aspettiamo poi le persone da casa cosa ci chiederanno, cosa ci diranno. Andremo avanti su tante cose insieme. Un salutone a tutti, noi ci vedremo non tutti i mercoledì, ma un mercoledì ogni 15 giorni, sempre alle ore 21. Arrivederci. Ciao. Eccoci, alla fine di questa puntata abbiamo pensato grazie a un mio grande amico Mario Papini, mi ha avvisato, mi ha detto che è venuto a mancare Giovanni Cappelli. Ora, per noi toscani non c'è bisogno di dire nient'altro a parte il nome e il cognome, forse chi non è toscano un attimo velocemente, è uno dei maestri di tutti, diciamo, a Firenze. Di Mario proprio è il suo maestro, e quindi quando me l'ha detto ci piaceva ricordarlo sempre come si fa noi per ora, un po' in maniera amatoriale, però ecco come lo ricordiamo. Io lo ricordo con un racconto che negli anni me l'hanno raccontato tante volte e io sono sempre rimasto colpito. C'è questa finale di batteria a San Vincent contro un ragazzo, fra l'altro se questa persona si ricorda che è lui, si può far vivo, ecco, da noi, farebbe piacere. C'è questa finale di batteria con i biliardi con le buche, le biglie erano tutte e 2 bianche e all'ultimo tiro gli mancano 2 punti a tutte e 2, la partita lo sapete è a 400, mancano 2 punti, c'è questo traversino proprio, un traversino facile dove le 2 biglie sono uguali. L'avversario va a tirare la biglia sbagliata, le biglie erano tutte e 2 bianche e Giovanni Cappelli gli dice: guarda, ma è difficile dirlo in quel momento perché mancano 2 punti a tutte e 2, quindi se glielo dici praticamente, se lo lasci tirare hai vinto, no? Dice: guarda, in toscano il fiorentino gli dice e lei quell'altra e tira. Questo giocatore rimase colpito, dice: ora cosa faccio? Andò sull'altra palla che era la sua, però questo traversino era talmente facile che non si poteva sbagliare, allora lui decise di tirare un'impallatura, ma non è facile tirare un'impallatura su un traversino proprio, diciamo, spianato, facile, quindi tirò questa impallatura ma rimase sotto a uno sfaccio e Cappelli vide questo sfaccio e gli dice: avevi già vinto prima. Gli dette la mano e gli dette la partita, perché da un punto di vista di gioco la partita Giovanni Cappelli l'aveva persa rimanendo su questo traversino. Oggi ci sono altre regole, non lo possiamo dire quando uno sbaglia la biglia, quindi non facciamo dei confronti, però credo che questa cosa andasse raccontata perché chi vive il biliardo sa cosa significa dire una cosa del genere, non quando siamo avanti 200 punti o quando stiamo vincendo, che potrebbero essere anche azioni plateali per avere, no, ma in un momento dove mancano 2 punti a tutte e 2. E io volevo ricordare Giovanni Cappelli, lo volevo insieme al nostro grande tecnico, a Johnny Walker, abbiamo deciso di prendere di tagliare dei piccoli video che ora li vedrete. Per me sono di un valore inestimabile.
e abbiamo deciso di mandarli. Qui si sta parlando di video sembrano addirittura la mia età, io sono del 73, questi sono video del 76 dove non so come con la Rai fecero proprio degli insegnamenti, lo vedrete con questi video, insomma sono personaggi, e Giovanni Cappelli è quello, diciamo, che insegna in questi video, cioè veramente roba che aveva Mario a casa e ci teneva a farli vedere per questo, proprio per un ricordo per Giovanni Cappelli, un grande campione che ci ha lasciato pochi giorni fa. Arrivederci a tutti. Questo è l'Akito. Avete visto il tiro che abbiamo eseguito insieme di avvicinamento alla sponda? Quello era per stabilire chi dei due giocatori aveva diritto al primo tiro. Il gioco all'italiana, ho detto ai 5 birilli. 5 birilli, come vedete, ci sono 5 ometti, 4 bianchi che si alzano lateralmente e valgono 2 punti, ed uno rosso centrale che ha un valore maggiore. 4 punti se abbattuto accompagnato, 8 punti se abbattuto da solo. Chi dà il pallino? Il gioco in che cosa consiste? Come vedete ci sono 2 palle, 2 un po' più grandi ed una più piccola chiamata pallina. Con la propria palla bisogna battere l'avversario e cercare di buttare giù quanti più ometti possibile. Da puntualizzare una differenza fra questo e altri giochi del biliardo, come la carambola per esempio, c'è una differenza sostanziale. Al nostro gioco si batte una volta per uno. Il gioco della carambola è un gioco di serie. Finché un giocatore realizza un punteggio favorevole rimane in stecca. Giocando una volta per uno la conseguenza è questa, bisogna cercare di fare più punti possibili e ottenere la migliore rimanenza. Per rimanenza si intende dare le maggiori difficoltà all'avversario, che per lui sia difficile ottenere altrettanto. La prima e logicamente più importante regola è quella di prendere la palla, perché se io non colpisco la palla avversaria che cosa succede? L'avversario prende palla a mano. Cosa vuol dire palla a mano? Che a suo piacimento può mettersi nella condizione migliore per ottenere un tiro a lui favorevole. Come vedete, 8 punti sul castello e 4 punti di pallino. Questo è un risultato molto svantaggioso per me. Qual è un altro caso che si può verificare un risultato negativo? Non solo quando tira il mio avversario, ma anche quando sono io stesso a battere. Vi faccio un esempio tra i più classici, dove vi sono più possibilità. Una 3 sponde di calcio, per esempio. Questo è un tiro sostanzialmente corretto, ma vediamo i casi che possono essere sfavorevoli. La palla arriva alla sponda dopo aver toccato le altre 3, no? Io lascio assolutamente la palla e vado dentro gli ometti. Questo è un tiro perso, con conseguente palla a mano per il mio avversario. Altra possibilità, io tocco la palla ma dalla parte errata, e in questo caso è sempre un tiro perso. Terza ed ultima possibilità, io prendo la palla in maniera corretta, ma sbagliando la forza del tiro faccio dei buoni punti e con la mia palla vado a finire dentro la buca e il tiro è perso.
le buche. In tutti i giochi all'italiana è previsto l'uso delle buche. Ce ne sono 6, 4 agli angoli e 2 centrali. Nel gioco specifico degli ometti, che cosa sono le buche? Una difficoltà in più che il buon giocatore deve sapere usare a proprio vantaggio. Il tavolo è un rettangolo di 2,80 m per 1,40 m formato da 2 quadrati perfetti. Queste sono le misure dei modelli da competizione.